Ciao e benvenuti nuovamente in un mio nuovo video, e se siete nuovi mi raccomando iscrivetevi al canale, clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornati, condividi i miei video nei tuoi social e mi raccomando lasciami un commentino qua sotto, anche semplicemente un cuoricino per farmi sapere che sei passato o sei passata. Oggi andiamo a sfogliare insieme Burda Style agosto 2023, un numero veramente bellissimo, 32 nuovi attualissimi modelli, ma andiamo subito a sfogliarli insieme. Mi avete scritto che vi piace questa modalità di sfogliare le riviste e quindi io vi accontento e le sfoglieremo sempre così di persona. Andiamo subito a vedere che cosa ci propone questo mese di agosto. Vi metto qui tutti i modelli in modo tale che possiate vederli bene. Quindi questa gonna è la numero 02, le taglie vanno dalla 36 alla 48 e ha 2 pallini su 4 di difficoltà. È una gonna veramente carina, sarà anche il tessuto che è stato utilizzato, che è un tessuto a righe molto carino, rimane è bella lunga, si può indossare sia con i tacchi che con le sneakers come in questo caso, ed è un modello che arriva fino alla taglia 48. Il tessuto è jacquard, pieghe che si incrociano su tutta l'ampiezza per la gonna super femminile. La catenella di metallo a maglie leggere che sostituisce la classica cintura e regala una nota très chic. La gonna è la numero 102, ha 2 pallini su 4 di difficoltà. I tessuti consigliati sono i tessuti abbastanza sostenuti, perché se no non avrebbe questa forma un pochettino voluminosa. Stoffa che è stata utilizzata comunque è la stoffa jacquard. Il secondo modello che vediamo è la giacca numero 114, che va dalla taglia 36 alla 44 e ha 3 pallini su 4 di difficoltà, quindi non è di facile realizzazione. Una giacca perfetta per la mezza stagione, il davanti e il dietro sono in leggero tessuto trapuntato, io ne ho molte così, fatte così, perché mi piacciono moltissimo, anche a mezza manica. Le maniche in loden, quindi le maniche sono state realizzate in un tessuto diverso rispetto alla giacca, e la lacciatura è con bottoni automatici. Stoffa trapuntata è la stoffa che è stata utilizzata. Di questa giacca qui, come possiamo vedere, c'è la scuola di cucito, quindi tutti i passaggi passo passo per poterla realizzare. Ecco qui c'è la scuola di cucito, quindi possiamo realizzarla anche se non siamo molto bravi con il cucito. Poi abbiamo la shirt numero 117 B, taglia dalla 36 alla 48, e infatti è un modello che arriva appunto fino alla taglia 48, quindi può vestire anche le taglie più, ed ha 2 pallini su 4 di difficoltà. Il tessuto che è stato utilizzato è un tessuto di jersey, un tessuto facile con cui si può essere abbinato ai pantaloni tipo ai jeans, le gonne, i blazer, perché è un modello che risulta un po' ampio, diciamo, nell'orlo, e quindi è abbinabile a diversi tipi di outfit. Le maniche sono a 3/4 e che possono essere allungate oppure arrotolate per farle più corte. Poi abbiamo il mini abito, che è questo qui. Il mini abito è il numero 128 e va dalla taglia 36 alla 44 e ha 3 pallini su 4 di difficoltà. Taglio sportivo. A me non piace particolarmente questo modello, io sono sempre sincera quando vi dico che non mi piacciono particolarmente dei modelli, però è stato realizzato in jersey, ha delle pieghe sulle maniche, apertura e chiusa con una zip di metallo. A me questo modello non è che mi faccia impazzire, rimane molto dritto e secondo me è adatto soprattutto a chi ha un fisico a rettangolo, è un fisico anche a mela, perché un po' camuffa, diciamo, le forme più generose nella parte, diciamo, del centro del fisico. Gilet numero 128, va dalle taglie 36 alla 44 e ha 3 pallini su 4 di difficoltà. È quasi un trench, ricorda molto il trench, è molto carino, molto originale, mi piace moltissimo anche come è stato abbinato a questo abito lungo a righe, e mi piace anche molto il colore che è stato utilizzato, ed è soprattutto adatto a chi ha un fisico a clessidra e un fisico a pera, perché ha la vita molto segnata, ed è a doppio petto. Camicia è la numero 110, va dalla taglia 36 alla 48, quindi arriviamo anche in questo caso alla taglia 48, quindi diciamo che Burda sta cercando di vestire un po' tutte le taglie.
ringraziamo Burda, anche perché poi le taglie di Burda non sono taglie italiane, per cui l'1,48 veste una taglia molto grande, è una 48 italiana e ha 3 pallini su 4 di difficoltà, è una classica camicia, quindi chiaramente non è di facile realizzazione, ha i bottoni davanti, il collo a solino, è caratterizzata da queste maxi tasche davanti. A me non è che mi piacciono molto, però la camicia è una camicia classica. I tessuti utilizzati chiaramente consigliati sono quelli per camicia, quindi cotoni leggeri. Gonna numero 125 va dalla taglia 36 alla 44 e ha 2 pallini su 4 di difficoltà, è un'ampia gonna che gioca con le righe, quindi il tessuto è identico, però le righe, come potete vedere, sono state, cioè il tessuto è stato posizionato sulla stoffa in maniera diversa, quindi ecco che posizionando la stoffa in maniera diversa con il cartamodello, chiaramente il motivo sembrerà diverso. Ecco, la stoffa è identica, quindi si gioca con queste righe. La parte centrale e gli inserti laterali sono tagliati in direzioni diverse, appunto per creare maggior movimento. È una gonna a campana ed ha 2 pallini su 4 di difficoltà, quindi anche se non siete bravissimi a cucire, la potrete cucire tranquillamente. La Shirt numero 127 è una sorta di polo, si usano molto le polo, io non le uso mai, è un tipo di abbigliamento che non ho mai comprato sinceramente, forse quando ero piccola. È della numero 127, le taglie dalla 36 alla 44, 3 pallini su 4 di difficoltà, è stata realizzata in jersey rigato con il colletto e polsini in tinta unita, quindi hanno i polsini in contrasto come il colletto, riprende lo stesso colore del colletto, ha una linea dritta, questa è soprattutto adatta a chi ha un fisico a mela, direi, ed è stata realizzata in jersey, quindi i tessuti di jersey comunque sono consigliati. Abito numero 122 che mi piace tantissimo, è veramente bellissimo, va dalla taglia 36 alla 48 e ha 3 pallini su 4 di difficoltà. L'abito è costituito da un corpino che è tagliato in vita, quindi super adatto a chi ha un fisica clessidra, caratterizzato appunto dallo scollo a punta, e poi è arricchito da questo nastro che può essere annodato o lasciato sciolto come una sciarpa, e le maniche sono ampie e racchiuse nei polsini. Certo, questa è un tipo di abito che è più adatto essendo a manica lunga, ma noi possiamo anche, se sappiamo modificare il cartamodello, possiamo anche modificarlo e creare per esempio un cartamodello con un abito con delle maniche più corte, però è veramente molto carino. Abito numero 120B, le taglie vanno dalla 36 alla 44 e ha 3 pallini su 4 di difficoltà, quindi è un po' difficoltoso da cucire. Ha un taglio ampio per l'abito in crepe di lana e effetto scenografico. Le cinture inserite nelle cuciture davanti e formate da bottoni sul dietro definiscono il punto vita. L'orlo con punte laterali più lunghe accentua il movimento della linea. Vabbè, questo è un classico abito che può essere indossato anche per la mattina, per andare a fare la spesa, per andare al mare, cioè ha più funzioni, diciamo, a seconda poi del tessuto che vogliamo utilizzare, può essere più o meno elegante. Pantaloni numero 107, taglia 36-44, 3 pallini su 4 di difficoltà, cargo e navy. Sono classici pantaloni, diciamo che hanno una cintura arricciata, hanno un taglio ampio, un cinturino elasticizzato a zip nel davanti e 4 grandi tasche nei lati. Mi raccomando, le tasche non devi cucirle se hai delle gambe abbastanza robuste, perché chiaramente è una questione di logica, ovviamente amplieranno il tuo volume, cioè per effetto ottico sembreranno più grandi ancora, quindi te lo sconsiglio vivamente. 119, taglia 36-48, 2 pallini su 4 di difficoltà, è una shirt ideale per tutte le silhouette, quindi è adatta un po' a tutti i tipi di fisico. È stata realizzata in un tessuto di maglia, è una linea scivolata, spalle scese e scollo a cascata. Voi sapete quanto io amo gli scolli a cascata. In questo caso secondo me è stato realizzato un tessuto un po' troppo sostenuto. Se volete che il collo a Charles cada bello morbido e vi evidenzi le forme, vi consiglio un tessuto di jersey leggero, comunque tessuto leggero.
vero, questo lo trovo un po' troppo sostenuto come tessuto, quindi questo è il mio consiglio personale. Tubino 124, taglia 36-44, a 2 pallini su 4 di difficoltà. Anche in questo caso, come possiamo vedere, le righe sono state tagliate in direzioni diverse, quindi danno questo slancio all'abito, lo rendono particolare e originale. Ovviamente al posto delle righe potremo, delle righe posizionate in posizioni appunto diverse, scusate il giro delle parole, si può utilizzare anche un tessuto di un colore diverso. Quindi in questo caso, utilizzando un tessuto di colori diversi, magari a contrasto ovviamente, magari che scegliete dei tessuti che possono andare d'accordo gli uni con gli altri, possiamo fare diversi tipi di abito. Quindi questa è la magia del cucito, che a seconda del tessuto che noi utilizziamo e anche dal colore che noi utilizziamo, possiamo con lo stesso cartamodello poi cucire tantissimi abiti diversi. La scollatura è profilata con sovrapposizioni sulle spalle, molto carina. Tra l'altro questi abiti così possono essere realizzati non solo per fare un abito, ma anche per fare delle maglie, perché magari non ci pensiamo spesso, ma questi tipi di abito possono essere tagliati comunque a livello del bacino, o comunque anche più lungo se volete farla un pochettino più lunga, dipende dai gusti poi di ognuno. In questo caso possiamo realizzare una maglia da poi da abbinare a un paio di pantaloni, a una gonna e via dicendo. Allora abbiamo l'abito numero 129, che è un abito che mi piace moltissimo, è veramente molto carino, va dalla taglia 36 alla 44. L'unica pecca è che è di difficile realizzazione, perché ha 4 pallini di difficoltà su 4. Il tessuto è stato realizzato in strato doppio per l'abito, con ampie maniche raccolte nei polsini alti e scollo quadrato e ruche romantiche. 4 sfondi piega danno movimento alla gonna. È veramente molto bello. Mi piace anche l'idea di questo scollo quadrato, che ritengo che sia veramente molto molto femminile. Mi ricorda molto gli abiti del 700 questo scollo quadrato, ed è un modello firmato. È un abito abbastanza elegante. Pantaloni numero 105, vanno dalla taglia 36 alla 44 e sono a 3 palline su 4 di difficoltà. La grande moda può essere anche molto comoda. Vabbè, questi sono dei pantaloni molto ampi, hanno la caratteristica di avere il cinturino arricciato. Sono a 3 pallini su 4 di difficoltà, quindi sono di difficile realizzazione, e la grande moda può essere anche molto comoda. È il caso appunto di questi pantaloni palazzo che scendono ampi all'orlo senza segnare la silhouette e quindi dimagriscono. Questa tipologia di pantalone è soprattutto adatta a chi ha un fisico a clessidra e a pera, perché soprattutto a pera, perché il fisico a pera ha le cosce un po' pronunciate, quindi diciamo che deve valorizzare la vita che rimane sottile, quindi tutto quello che è a vita alta sta bene, e i pantaloni così morbidi che scendono stanno soprattutto bene a chi ha un fisico del genere, quindi sia clessidra che a pera. Sono stati realizzati con un tessuto fantasia, ma li possiamo realizzare anche con un tessuto tinta unita, e sono stati realizzati in raso. Il blazer è il numero 104, le taglie vanno dal 36 alla 44, 3 pallini su 4 di difficoltà. Qua dice basta nero, basta blu perché è un tessuto che è stato utilizzato molto 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 colorato. Allora io non riesco a indossare questi tessuti così colorati, però è molto simpatico da vedere. Sinceramente mi piace vederlo nella modella, ma io personalmente forse non riuscirei mai ad indossarlo, ma come dico sempre sono miei pareri personali. Ricorda appunto Pucci, infatti c'è scritto qui, me lo stavo per dire, ricorda molto i tessuti di Pucci, che a me piacciono molto, però mi piacciono di più a abito oppure foulard. Una giacca è troppo importante secondo me, già la giacca è ben strutturata, in un tessuto così rumoroso, i revers sono sciancrati, le tasche sono a filetto e la lacciatura con bottone singolo, ed è stata realizzata in misto cotone. La gonna numero 103 è un modello che arriva fino alla taglia 48, quindi va dalla taglia 36 alla taglia 48 e ha 2 pallini su 4 di difficoltà. È una classica gonna molto molto bellina, mi piace tantissimo, mi piace molto anche la stampa ricorda Gianni Versace, che io adoro le stampe Gianni Versace, quindi la stampa arabescata qua dice, ma stile barocca, insomma mi piace veramente tanto. E
ed è caratterizzata da finte pieghe sciolte che muovono la gonna, quindi la gonna rimane bella vaporosa, morbida, la vaporosa è veramente molto carina, indossata sicuramente con una maglia all'interno è assolutamente adatta che un fisico per esempio anche a pera, perché la vita è sottile e quindi mette in evidenza le forme, anche a clessidra comunque starà molto bene. Starà bene anche a chi ha un triangolo rovesciato, perché chi ha il triangolo rovesciato ha la parte superiore del corpo molto più voluminosa rispetto alla inferiore del corpo, e quindi cosa succederà? Possono riequilibrare le proporzioni. Mini abito numero 101, taglia 34-42, va da 3 pallini su 4 di difficoltà ed è stata realizzata in tessuto jacquard con stampa diciamo Leo. Questo abito è aderente come una seconda pelle grazie alle pens che lo modellano. Un classico abito a tubino che abbiamo visto anche molte volte, molto carino lo scollo che rimane un po' squadrato e poi queste pens che sia sul davanti che sul dietro fanno sì che il corpo sia ben modellato, quindi diciamo che è un abito che starà soprattutto bene a chi ha un fisico a clessidra pera, ovviamente anche al rettangolo starà molto bene, però è sconsigliato a chi ha un fisico a mela perché ha la parte centrale del corpo più insomma abbastanza aderente. Noi dobbiamo sempre pensare che dobbiamo camuffare i nostri difetti e esaltare i nostri pregi del nostro fisico, perché è sempre il vestito che si deve adattare a noi e non siamo noi che ci dobbiamo adattare al vestito. Chemisier numero 108 e va dalla taglia 36 alla 44 e ha 2 pallini su 4 di difficoltà, un modello che esalta con eleganza la silhouette. Il corpino è a blusa e si apre nell'ampia gonna applicata alla baschina con cucitura a forma di ruche decorativa. È un abito che è molto molto femminile, veramente molto molto bello ed è un abito che sicuramente allunga la figura, quindi dà un effetto ottico di allungare la figura e farla risaltare più alta, più slanciata, ed è anche facile da realizzare perché ha 2 palline. Camicia numero 109 va dalla taglia 36 alla taglia 48, quindi anche in questo caso arriviamo fino alla taglia 48, a 3 pallini su 4 di difficoltà. È stato realizzato in questa stampa romantica, ovviamente possiamo realizzarla in tutti i colori e stampe che vogliamo, ed imita diciamo Dior, si ispira a Dior, e tra l'altro c'è il modello di scuola di cucito anche di questo. Orlo asimmetrico, si può indossare anche come mini abito con cintura in vita e con coprenti. Il modello a me che io adoro, che secondo me non passerà mai di moda, è il tailleur Chanel, fantastico. La giacca è la numero 113, le taglie vanno dalla 34 alla 42, a 3 pallini su 4, in perfetto stile Chanel. Questa io me la vorrò fare assolutamente perché proprio rispecchia proprio il modello Chanel. Non è neanche tanto difficile perché ha 3 pallini su 4 di difficoltà, ha taschine applicate ed è stato realizzato in tessuto bouclé, che è il tessuto classico che abbiamo utilizzato per tutto quello che è Chanel, abbinato ad una minigonna che è la numero 112A, taglia dalla 34 alla 42 e ha 2 pallini su 4, quindi facile da realizzare. Anche questa mi piacerebbe realizzarla, però facendola leggermente più lunga perché a me non stanno bene le minigonne, comunque le gonne corte. Ed è un coordinato, come possiamo vedere, mini coordinato, e il tessuto anche in questo caso ovviamente è in bouclé, tessuto bouclé. Robe manteau è il numero 111, arriva fino alla taglia 48, va da 3 a 3 pallini su 4 di difficoltà, quindi va dalla 36 alla 48, sia che lo realizzate come abito sia come cappottino. Questo è un modello iconico, assolutamente d'accordo, bellissimo come cappottino. Io lo vorrei realizzare, ecco questo. Io non amo molto realizzare i cappottini, ci impiego molto tempo perché sono abbastanza pignola, quindi se inizio a fare cappotti non la finisco più, però questo mi piacerebbe tantissimo perché proprio si ispira alla moda Chanel, che è il mio marchio preferito in assoluto. Secondo me Chanel non passerà mai di moda e sarà sempre
chic. Ogni volta che voi vi vestirete Chanel, ovviamente anche Chanel ha realizzato dei modelli che sono un po' così, ma non è stata Coco Chanel, sono stati altri stilisti che sono venuti dopo, però finché voi vi vestirete Chanel sarete sempre super super eleganti. Qua c'è una scuola di cucito, una sorta di tip and tricks, quindi di consigli, diciamo di consigli come lavorare il rinforzo, e questo può essere molto utile anche come video lezione. Ecco, quindi potrebbe essere una buona idea. A me Burda mi dà molte idee per realizzare, per esempio, delle video lezioni, perché il cucito non è solamente tutorial, il cucito è molto di più. Il cucito è anche la scelta delle stoffe, il conoscere i tessuti, e anche l'abbinamento di un tessuto con un altro, e il conoscere come usare un attrezzo piuttosto che un altro. Il cucito è a 360 gradi e forse il mio canale è uno dei pochi che comunque tratta questi argomenti a 360 gradi, quindi anche i libri, per esempio, cioè anche tutti i libri che passo passo quando acquisto i libri io ve li faccio sempre vedere. Ultimamente non ne ho più comprato, ne ho veramente tantissimi, alcuni li devo ancora finire di leggere e studiare, perché non si smette mai di studiare, di imparare. E qua abbiamo la scuola di cucito, qua la scuola di cucito, eccola qua. Qua abbiamo moda da città, diciamo, abbiamo i pantaloni sono il numero 106, vanno dalla taglia 36 alla 44 a 3 pallini su 4 di difficoltà, sono stati realizzati in un tessuto elegante, però i dettagli sono sportivi. Ecco la moda cosa ci fa fare, ci fa utilizzare vari tessuti anche con modelli sportivi. Possiamo sbizzarrirci veramente con la fantasia con il cucito, questo che mi piace molto. E ha trapellini su 4 di difficoltà e ha delle tasche inserite nel pantalone. Ovviamente le tasche le possiamo realizzare come no. Per esempio a me non piacciono le tasche nei pantaloni, non le realizzerei, però la figura e comunque lo slancio del cartamodello è veramente bellissimo, quindi tutto da fare. Allora, qua abbiamo la blusa numero 123, questa è una blusa facile, va dalla taglia 36 alla 44, ha un pallini su 4 di difficoltà, non occorre una grande esperienza di cucito per poterla realizzare, perché appunto un cucito semplice. La linea è dritta con breve scollo a punta ed è proposta in viscosa stampata in questo caso, a motivi geometrici, ma come dico sempre possiamo realizzarla chiaramente nel tessuto che più ci piace, e quindi realizzata in viscosa. Pantaloni numero 116, taglia 36-44, qua a 3 pallini su 4 di difficoltà, e sono stati realizzati in velluto a coste dal suo grande ritorno sulla scena della moda. Caldo, morbido e robusto, ideale per realizzare i pantaloni di linea ampia con allacciatura classica nel centro davanti. Chiaramente questi per l'estate ve li sconsiglio di farli con un tessuto bello caldo, a meno che non siate masochisti, ma non credo che siate masochisti, per cui vi consiglio di realizzarli in un tessuto leggero. Però come vediamo questo tipo di modello può essere realizzato anche per l'autunno. Quindi è sempre meglio comprare sempre i giornali con i cartamodelli, soprattutto se non siamo modelliste e non sappiamo crearci i nostri modelli da soli. Quindi per avere proprio tutto un insieme di cartamodelli a nostra disposizione. Poi ti farò un video a breve dove ti faccio vedere come io mi sono organizzata per avere a disposizione proprio tutti i modelli di Burda, tutti ben selezionati, quindi farò un video per questo. Anche vedi è adatto appunto per quanto riguarda il cucito anche a questo tipo di lavoro, cioè di organizzazione, quindi organizzazione di cartamodelli, organizzazione della postazione del cucito, è tutto organizzazione. Abito numero 121, taglia dalla 36 alla 44, 3 pallini su 4 di difficoltà, anche in questo caso è un abito che arriva fino alla taglia 48. Note retro per l'abito in viscosa stampata, modellato dal taglio al punto vita con 2 gruppi di piccole pieghe e lunghe pence sul dietro. Ha il colletto a fascia e manica a 7 ottavi ed è tagliato in vita, come possiamo vedere, quindi assolutamente adatto in questo caso a evidenziare il punto vita, quindi adatto a chi?
ormai starete imparando se guardate tutti i miei video di Sfogliamo Insieme, perché non è solo sfogliare insieme, è anche imparare cosa vi potrebbe, quali sono i vestiti che vi potrebbero stare bene o meno, e questo sarà bene anche in fisico, a clessidra e a pera, assolutamente. T-shirt numero 117A, taglia dalla 36 alla 48, a 2 pallini su 4 di difficoltà. Diventa particolarmente interessante grazie al motivo di piccole pieghe cucite sotto la scollatura e poi lasciate aperte ad ammorbidire la linea. Sta bene anche sotto il blazer classico ed è stato realizzato in jersey. Veramente molto carino, mi piace molto questa shirt che abbiamo visto anche prima, mi piace molto realizzata in questo tessuto di jersey. Abito numero 118, taglia 36-48, a 2 pallini su 4 di difficoltà. Nulla è più comodo in abito in maglia, quindi è stato realizzato in un tessuto di maglia, e lo indossi e ti senti subito bene, ve lo proponendo una linea fluida con morbide spalle scese e collo a cascata. Potete arricchirlo con una vistosa cintura dorata oppure realizzare un nastro con i tagli dello stesso tessuto. E io aggiungo un'altra cosa, Burda, perché Burda la pensa come me. Io ho un filo conduttore con Burda assolutamente in linea, proprio sono in linea con Burda, perché mi capita spesso io non me li preparo questi video e li registro così a pelle, perché voglio che siano più spontanei possibile, e molte volte io dico un qualcosa che poi Burda mi scrive dopo, quindi c'è proprio una sincronia tra me e Burda. Il consiglio della cintura l'avrei dato anche io, ma io ve ne do anche un altro. Se volete realizzare una maglia basta tagliarla, quindi tagliare il cartamodello alla lunghezza desiderata, anche questo possiamo fare, e lo scollo è molto molto bello perché è stato realizzato, come possiamo vedere, in un tessuto leggero, quindi cade bello morbido come i vestiti dell'antica Roma. Abito numero 120A, taglia dalla 36 alla 44, a 3 pallini su 4 di difficoltà, modello ampio con orlo a punta sui fianchi, da notare anche le cinture inserite nelle cuciture divisorie del davanti e fermate sul dietro con bottoni, ed è stato realizzato in viscosa. Questo è carino anche per stare a casa, per andare al mare, per andare a fare la spesa, e anche questo possiamo abbinarlo a una bellissima cintura che evidenzierà le nostre forme e la nostra vita. Questo consigliato soprattutto a chi è in fisica clessidra o in fisica a pera. Qua abbiamo la minigonna, che è la numero 112B, taglia 36-42, 2 pallini su 4 di difficoltà, ed è leggermente svasata. Le gonne leggermente svasate stanno bene a tutti i tipi di fisico. Hai un fisico a clessidra, ti sta bene. Hai un fisico a pera, ti sta bene. Hai un fisico a triangolo rovesciati, ti sta bene. Hai un fisico a rettangolo, ti sta bene. Hai un fisico a mela, ti sta bene. Sta bene un po' a tutti. Ed è stata abbinata a questa bellissima giacca. È una giacca numero 115, una giacca classica, taglia dalla 36 alla 44, 3 pallini su 4 di difficoltà, taglio dritto, colletto tondo, aletta e tasca, martingala nel dietro e bottoni gioiello. Sono i dettagli della giacca che forma un completo con la gonna coordinata, che sarà super chic anche con un paio di jeans. Sono d'accordo, quindi possiamo anche cucire tutto il completo, poi non è necessario indossarlo tutto insieme. La gonna la possiamo indossare con un altro tipo di capo, la giacca idem. Abbiamo terminato di sfogliare insieme Burda Style di agosto 2023. Fammi sapere nei commenti quali sono i modelli che ti sono piaciuti di più, quali vorresti realizzare, quali vorresti che io realizzassi, anche senza fare un tutorial, realizzassi per fartelo vedere, un po' per far vedere un po' come sta, qual è la vestibilità, la difficoltà. Ecco, potremmo anche fare così, anche perché poi i tutorial poi alla fine sono anche un pochettino noiosetti, penso, quindi l'idea che io ho anche da settembre in poi è anche questa, cioè di creare, diciamo, dei vestiti dalle riviste e farvi vedere poi il risultato e quali sono state eventualmente le difficoltà potreste avere voi. Quindi non so che cosa ne pensate, scrivete qui sotto nei commenti. Ti invito a iscriverti al canale, a cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati, a
condividere il mio video nei tuoi social e mi raccomando lasciami un commentino, anche semplicemente un cuore, per farmi sapere che sei passato o sei passata, perché mi fa sempre tanto piacere quando leggo anche un commentino. Certi vostri commenti mi riempiono il cuore di gioia e non sto scherzando, e anche un cuoricino mi fa troppo piacere, quindi fate un'opera di bene, vabbè. Io ti mando un grande bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Buon cucito sartoriale, ma soprattutto terapeutico, perché cucito è soprattutto terapia. Ciao!